Ok, siamo arrivati alla base. Vediamo il mostro. Com'è. Porta USB, attacco del remoto e 2 prese a 220, sciucco. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ci siamo fermati al Pingo Doce, che è il supermercato che abbiamo qua dietro. Fai vedere, amore, le sardine che abbiamo comprato? Sardine du Portugal, senza lische, senza pelle, una in pomodoro e l'altra in olio d'oliva. Una scatoletta di sardine 0,89. c'è. Vabbè, dai, lì si pagava la scatola, si pagava L'esperienza, l'esperienza. Va bene, dai. Adesso ci rassettiamo, prepariamo il camper e ci spostiamo, già che non piove, perché dobbiamo fare acqua, giusto? Ci sentite un po' giù di morale? Non lo facciamo apposta, è il tempo stesso che ci porta giù. Dopo 21 giorni ce l'abbiamo pieni maroni. Sì, pieni marones. Va bene, dai, Sciarchito, siamo tornati. Preparati che si parte. Siamo a Bombarral. Molto probabilmente qui c'è una competizione di levrieri. Non abbiamo capito se è una competizione di bellezza o di corsa. Speriamo sia di bellezza. Comunque siamo posizionati in questo parcheggino, niente di che, però è tranquillo. Ogni camper ha un suo carrellino con dietro i cani. Ragazzi, allora abbiamo chiesto al signore una gara di 200 metri, quindi la partenza là in fondo e l'arrivo è qua. Quindi, come avevamo sospettato, è una gara di corsa. 10, 20, 30, 40? Sim, mas agora vem 4. Sì? 4 levieri per la gara. di cada vez. È il total? È in total? Não, portanto, porque isto é cachorro, adulto. Claro. Ah, sono le varie categorie. Sì, varie categorie. Há sì, 3 sì. categorias. 3 categorie, ok. Ah, ok. E agora é a repescagem. Quindi è il pequeño, Sim, è il pequeño, sim, mais novo. che è l'adulto Mais novo. e l'importato. E é importado. Ah, ok, claro. Hola. Vedi, guardate i cagnolini, che bello. Ciao, bello. Il signore ci stava dicendo che è 40 anni che è appassionato di levrieri e i suoi figli partecipano e tutti e 3 i loro, diciamo, levrieri sono nella finale. Questo signore se la sta ridendo, ma non capiamo cosa dice. Allora, 1, 2, 3, 4. Agora Stanno portando i cani all'inizio per poi farli correre tutto questo percorso fino alla fine. Diceva il signore che arrivano a una velocità di 80 km/h, quasi come i ghepardi. em 200 metros, 200 metri, sì. 11 segundos. 200, allora 11 secondi, 200 metri 11 secondi. 11 segundos mais ou menos, dá uma média de 80 km/h. Tengono una media di 80 km/h. Sì. Su quella struttura di ferro c'è una macchina che riprende la corsa con un fil di ferro che non ho capito a cosa serve. Os cães são 4 de cada vez que saem numas caixas, a porta abre e eles saem. Ah, quel caballo, Sì. claro. C'è una rastrelliera che quando si apre i cani partono. Guarda che corrono! Mamma mia! Wow. Che agilità! Ciao! Sembra, vedendo da qui, la pelle del coniglio. Ma funge da esca? Sì, funge da esca praticamente. Sì. Oh Sì, la santo pelle del coniglio. cielo! Vedete che ha attaccato un filo, quel filo è attaccato al verricello, lo srotolo e lo porta all'inizio della competizione dove ci sono le rastrelliere. Amici, volevo aggiungere anche una cosa importante. Questi levrieri corrono sui prati, su terra morbida, non vengono maltrattati, anzi vengono trattati molto bene. Capisco che possa essere un argomento abbastanza sensibile, però non sono gare clandestine, sono organizzate, sono controllate e soprattutto gli animali sono sempre sotto controllo. Il fatto che usino una esca meccanica
È curioso, è divertente. Lasciamo perdere che usano la pelle di coniglio vera. Sì. Sarebbe potuto essere un altro tipo di oggetto. Non Comunque, sappiamo se è vera, comunque magari è sintetica. sì, magari hai ragione, magari è sintetica, adesso cerchiamo anche di capire. Comunque è un'esca meccanica, ecco. Il Blanco è arrivato per primo, quindi il signore è super soddisfatto, ci ha salutati battendo il 5 e sta ritornando alla sua base. Comunque l'importante è garantire la sicurezza e il benessere degli animali. Qua abbiamo visto che veramente, ripetiamo, essendo a livello amatoriale, sono trattati bene, li accarezzavano, si li sbaciucchiavano, dai. No, siamo molto, molto tranquilli e sereni. Quindi direi che la gara può ritenersi finita e adesso tutti tornano ai loro camper. Salutiamo Bombarral e qui Marco deve fare il suo solito teatrino. Bombarraz, tanta roba. Ecco, per forza non resisteva, doveva dirvelo per forza. Vabbè dai, lasciamo Bombarral, la giornata ancora è brutta, però vabbè, proseguiamo. Ieri abbiamo programmato di andare a vedere il Buddha Eden, però purtroppo sta piovendo e quindi non possiamo. Danno pioggia ancora per 3 giorni, barra 4, quindi ci spostiamo. Per quest'anno va bene così, dai, è andata così, non siamo riusciti a goderci il Portogallo. Ragazzi, Marco ha acceso la ventola da quando eravamo partiti dal Marocco, che non l'aveva accesa, ce l'hanno sistemata a Moulay Boussellam. Sentite che bel rumorino di sottofondo. Accelero, accelero! Cavolo, silenzioso però, Me l'hanno acceso, mi ha detto Quando arriviamo a casa rismonto ancora tutto e metto un rubinetto tra il radiatore e l'impianto dell'acqua. in modo che lo gestisci da lì. Probabilmente c'è la ventola che tocca da qualche parte. C'è già il rumoroso Sharky di suo, in più ci aggiungiamo anche la ventola. Siamo entrati in questo paesino, qua siamo a Arroquellas, vediamo spuntare una specie di campanile là in alto, Con tutti gli con i uccellacci. corvi, sembra uno stile un po' barocco. Dove hanno girato il film Il Corvo. Queste strade sono veramente devastate. Abbiamo fatto quanti chilometri così? Un po' di chilometri. A quel punto qua è meglio prendere l'autostrada veramente e pagare, perché dai, cioè rischi di lasciarci giù una gomma. Sono solo la gomma. Non solo una Anche gomma. cerchi. Madonna. Guarda che bello sto mezzo, questo il pannello solare. Sacchi indoor. Boh. Ah, torna all'asfalto, bello liscio. Questi paesini sono veramente dimenticati. Dimenticati dal mondo. Guardate un po' chi c'è alla guida. Dai che sono concentrato. Ciao dolce metà, come ti trovi? No, male queste marce, mi trovo male. Accelera un pochettino, dai amore, se no facciamo traffico qua, Ma cavolo, devo fare davanti? Com'è sta marcia? Giusto, accelera però. Se tu cambi ma non acceleri. Tutto accelerato! In che marcia sono? Questa cos'è, la terza? Si capisce un cavolo queste marce, osti. Sei in quarto, amore. Quindi devo scalare? Sì. E terza come cavolo è? Dietro? Qua? No, in d'altra parte, indietro. Oh, Indietro verso di te, amore. Vai, accelera. Questa è terza? Sì. A me sembra seconda. Cosa ne pensate Felicini? È giusto che la Sara guida, no? Se domani dovessimo aver bisogno, che sono allettato con l'influenza o mi fa male la schiena o non riesco a fare qualcosa, è giusto che impari a guidare. Giusto Felicini? Però ditegli una cosa alla Sara, che ogni tanto mi schiaccia la frizione e cambiare la marcia. Vediamo adesso quante macchine ci superano, Amici, sono contentissimo che la Sara sta guidando, non potete immaginare quanto. Magari per voi sembra una cosa banalissima, ma per me è veramente importante. Sì, avevo guidato solo in un parcheggio Sì. in Spagna l'anno scorso e basta. Quindi niente, dai, speriamo di arrivare a destinazione e incrociamo le dita. Cioè, sei contentissimo e poi... Dai, sto scherzando. Questo è
il ponte di Coruche. Questo è il ponte di Coruche. Ragazzi, sono tornata alla mia postazione solita. Basta, dopo mezz'ora di guida oggi mi devo ritenere soddisfatta. Vabbè, più che altro, più che le dimensioni del mezzo, che va bene, anche le dimensioni, che mi preoccupa è la frenata, che avendo la frenata lunga, io con la macchina solitamente sono abituata che appena tocco l'acceleratore risponde subito, il freno risponde subito. Già che hai detto così, Acceleratore. la gente ci crede. Quando tocchi l'acceleratore la macchina frena subito, giusto? Comunque l'asfalto in queste strade è bellissimo, Verone. Sì, qua si è. Meno male che ho trovato l'asfalto bello. Gli asfalti drenanti sono. Abbiamo passato Coruche è scritto, che è la capitale mondiale del sughero. Siamo arrivati a Borba. Il cielo non promette niente di buono, però fa niente. Che strano. Che strano, veramente. Non l'avrei mai detto. Anche questo paesino, Sembra interessante. ovviamente Google non azzecca mai una volta. Mi ricorda quella un po' di Ibraleon quel cancello, vero Moreno? Sì. Alenteio Ribateio. Alenteio Ribateio. Che arietta che c'è. Sì, Hai già visto il posto in fondo, te amore, vero? Guarda quei due camperini che hanno sbagliato strada, erano quelli che c'erano prima sul ponte. Sì, sarete prima noi. Sì, ma c'è posto per tutti, c'è tanto posto. Ragazzi, buongiorno! Salutiamo questo paesino che ci ha ospitato per la notte, che si chiama Borba, e ovviamente non l'abbiamo visitato perché ieri arrivati ha iniziato la tempesta. Stiamo facendo carico dell'acqua e Marco ha notato una cosa molto intelligente. Probabilmente quest'area sosta l'ha progettata un camperista. Alleluia! Perché? Aspettate che ho perso la guarnizione. Ve lo spiego io. Perché abbiamo 4 rubinetti per il carico dell'acqua. 1, 2, 3 e là in fondo ce n'è un altro, un quarto. L'area è molto vasta, questa è solo l'area di carico e scarico. Quindi, volendo, ci possiamo stare in 4 camper e caricare tutti e 4 contemporaneamente l'acqua. E oltretutto c'è il rubinetto dedicato esclusivamente al lavaggio delle cassette. Quindi direi che è veramente una cosa eccezionale. Mai vista forse da quando giriamo in camper un'area così super attrezzata e super funzionale soprattutto. Hai trovato la guarnizione? No, non c'è la guarnizione. C'è un piccolo problema, essendo che questo filetto è molto sottile ed è molto vicino alla sagoma del rubinetto, il raccordo appoggia prima al rubinetto, quindi non riesce a chiudere. Ho dovuto mettere un'altra guarnizione per spessorare, vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Ma come? Abbiamo Sì. appena finito di elogiare quest'area. Vabbè, non può andare tutto bene, vediamo. Sì, funziona. Ok. Bravo. Top. Tra l'altro, Felicini, abbiamo incontrato nel nostro viaggio 2 signori francesi, moglie e marito, che ci hanno omaggiato di un piccolo cadeau. Ci hanno fatto un piccolo cadeau, ci hanno regalato questo raccordo, apri e chiudi. Quando arriva il momento che devo inserire la canna nel serbatoio, un po' prima, apro, faccio uscire l'acqua ristagnante nella canna, chiudo, inserisco e apro. Così non si spreca acqua, non ci si bagna e si può fare in autonomia. No, un po' di acqua la sprechiamo perché la prima acqua non la faccio scendere, non la faccio entrare nel No, serbatoio. non si spreca nel senso che magari devi fare le corse, Ah, uno sì, apre certo. di là, se da Sì. solo fare le corse intanto l'acqua esce. Yes. Vabbè. Dai, carichiamo. Ok, carichiamo e poi andiamo. 50 km e siamo in Spagna. Fantastico, non vediamo l'ora. Manca pochissimo, 1 chilometro e siamo in Spagna. E siamo nella regione dell'Extremadura. Vamonos! Oh, già ci sentiamo più rilassati. Che meraviglia! Sembra di essere a casa. Uscita Badajoz, che è la nostra destinazione. E rispuntano le nostre tanto amate ciclabili. Oh, che bello! Fantastico!
le nostre passeggiate. Ah, siamo arrivati, perfetto. Siamo riusciti a entrare, amici, abbiamo dovuto inserire €1 per entrare e poi quando usciamo dobbiamo inserire un altro euro. Andiamo a vedere che ci sono anche le lavatrici qua. Vediamo. Prima volta che vediamo un'aria sosta così. Ah, ma non c'è l'asciugatrice però, solo lavatrice. Vediamo. Qui si inserisce il gettone. Solo lavatrice. Se era bel tempo facevamo la lavatrice No, e qua. stendavamo, ma... Il seccatoio. Dov'è? Ah, seccadora, sì, è vero. Vai, Sembra quindi abbiamo due perfetto. lavatrici e un'asciugatrice. Comodamente nell'era sosta, Spettacolare, ragazzi, tanta mai roba. successo. Possiamo rimanere fino a 30 giorni qua. Sì, vabbè. Quindi abbiamo pagato €1 per entrare e €1 per uscire anche 30 giorni. Io direi che possiamo fare subito il bucato, comodissimo, intanto prepariamo da mangiare. Sì. Direi fantastico. Tanta roba. Va bene, andiamo a prendere il bucato. A quanto costa? Vediamo. Vediamo infatti il prezzo. Allora, €1, di un'ora di lavaggio. lavado. Se seleziona un lavado de 2 horas, tendrá, qui introduce 2 monedas de €1. Ok. Però qua è corretto. Quindi, ma Ah, qua. €1 un'ora di lavaggio? Sì. Ma quanti chili saranno queste? Vediamo. Che cavolo si apre? Vediamo. Ok, sarà 6 kg. 8 kg? Sì, 8-9 kg, sì, più o meno. Sì, Ciao. abbiamo tanta roba. Andiamo con il nostro sacchetto. Abbiamo deciso di fare un lavaggio di 2 ore. €2, non sapendo come lava questa lavatrice. €1, un'ora di lavado. Sì. Se seleziona il lavado un 2 lavaggio di ore, 2 ore. tende a €3. È stato corretto, vedi che è stato corretto qua. Ah, quindi se selezioniamo il lavaggio di 2 ore sono €3. Sì. Quale scegliamo? Questa che è più nuova. Va bene, così a naso. Ah, qua è scritto 11 kg. Cavolo. Dai, gli buttiamo anche un po' Possiamo- di detersivo dentro, per sicurezza. Non è che mi fido tanto. Marco si toglie anche questa felpa perché almeno approfittiamo, laviamo anche quella. Vediamo anche un po' di detersivo. Appena appena amore perché sennò fa troppa schiuma e poi non sciacqua più, Basta, basta. Chiudiamo, inseriamo. Ah, ho fatto il tettuccio per giustamente per coprire la pioggia, intelligente. Vediamo a fare qualcosa. No, lì per accendere. Ah, ok, perfetto. 40-60. Giusto. 2 ore e 50. Quindi 3 ore. €2,50. Madonna, 3 ore. E vabbè, per me era un po' esagerato, però non abbiamo fretta, tanto c'è il seccadora. Sì. E ci siamo messi là in fondo. Abbiamo finito di pranzare, ci stavamo bevendo tranquillamente il nostro liquore Amarghia, questo liquore portoghese alla mandorla. Marco era qui che guardava fuori dal vetro, che vedete, si vedono fuori le lavatrici, e quella in mezzo è quella che abbiamo fatto partire noi. E Marco mi dice, ma secondo me è ferma. Va a vedere, ha un errore. Ah, mamma mia, sono lì così a mollo. Il lavaggio durava 3 ore, ma ne saranno passate 1 ora e mezza, non so. Adesso Marco è andato a prendere il numero che c'è scritto sul cancello, sentirà il responsabile, vediamo se vengono loro a sbloccarci questo errore, perché non possiamo sicuramente lasciare i nostri panni nella lavatrice, domani mattina dobbiamo partire. Vabbè, vi riaggiorniamo ragazzi, a dopo. La storia è finita, Felicini. Confermato che si era bloccata. Si è bloccata, abbiamo cambiato lavatrice e quell'altra funzionava, quindi abbiamo messo ancora €1. Adesso abbiamo messo tutto nell'asciugatrice, Ma è molto piccola. ma è quindi... piccola, e poi ha fatto l'asciugatura a freddo. Vediamo com'è. Come lo senti, caldo? Per me non c'è niente di asciutto. Ma va, è tutto bagnato. Tutto ancora bagnato. Ah, occhio il fazzoletto. Che cazzata, Dai. veramente. Cioè qua stiamo spendendo più che veramente andare alla lavadora. Allora, quindi €2? Sì, devo mettere €2. No, abbiamo ancora €2. Aspetta, Ah, no, magari non è partita. aspetta un attimo.
capito perché ragazzi prima aveva raffreddato? Ah, le fantozzate. Marco aveva facciamolo, messo sì. su ar frio, quindi aria fredda, E invece invece arquente, arquente. che aria calda. Altra mezz'ora. Va bene. E 4 ore che siamo in ballo con questa lavatrice. Fino adesso abbiamo speso 4, 5, 6, 7 euro. Vabbè, chi meno spende, più spende. Dipende. Stamattina ci siamo svegliati con il pavimento allagato, quindi siamo alla ricerca di una tenda che vende prodotti per camper. Eravamo in direzione Siviglia, purtroppo dobbiamo cambiare traiettoria, quindi andiamo a Medellin e ci avviciniamo a Degna, dove abitano i nostri amici. Vediamo se in quella zona riusciamo a trovare qualche tenda che vende accessori per camper. Anche questi sono inconvenienti che capitano in viaggio. Girano un po' i maroni, però vabbè. Tanta sana ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di Ragazzi, magia allora abbiamo dai. chiesto al signore una gara di 200 metri, Quindi la partenza là in fondo e l'arrivo è qua. quindi come avevamo sospettato è una gara di corsa.